Resident Evil 9 è ormai arrivato per tutti, io spero che vi stia divertendo e vi stia piacendo. In occasione del nuovo titolo Capcom ho preparato per voi un video di fatti di Resident Evil che sicuramente non conoscete, da Resident Evil 0 a Resident Evil 9. Sono anche felice di annunciarvi che il video di oggi è in collaborazione con un mio super competente collega di Resident Evil, Menmachi, che ringrazio tantissimo di aver partecipato. Fatemi sapere qual è il fatto che vi ha incuriosito di più e buona visione. Nella DualShock Edition di Resident Evil 1 nel seminterrato si può sentire una soave melodia composta da Mamoru Samuragochi, soprannominato il Beethoven moderno. Lui dichiarò di essere completamente sordo, ma in seguito emersero accuse di aver esagerato la sua sordità per ottenere più attenzione dai media. Io direi proprio che possiamo definire la sua opera indimenticabile. Nella versione Sega Saturn di Resident Evil 1 ci sono alcune esclusive, tra cui la Battle Mode sbloccabile dopo aver completato il gioco. Resident Evil. In questa modalità il giocatore deve eliminare tutti i nemici in ogni stanza per avanzare, per un totale di 15 aree. Tra le novità ci sono lo zombie Wesker e il Tyrant dorato, presenti solo in questa versione. Dopo aver sconfitto il Tyrant dorato parte una musica esclusiva e viene assegnato un punteggio in classifica, con il grado S particolarmente difficile da raggiungere. Sai chi è l'uomo presente nella copertina di Resident Evil 1? Se hai detto Chris, beh, hai sbagliato. L'uomo nella copertina di Resident Evil 1 del 1996 è Richard Aiken della squadra Bravo della STARS. Ulteriore curiosità è rappresentata dalla cover, ispirata infatti a Sylvester Stallone nel film Dredd, La legge sono io. In Resident Evil 1 Remake, se il giocatore riesce a superare la modalità nemici invisibili entro 5 ore, sblocca il seguente messaggio da Shinji Mikami in persona. Grazie per aver completato Resident Evil. Se stai leggendo questa lettera, ti meriti i miei complimenti. Sei un giocatore davvero eccezionale. Sono certo che l'esperienza di arrivare fino a qui ti avrà lasciato molti piacevoli ricordi. La ripetuta sofferenza causata dal messaggio "sei morto", il suave gusto della vittoria dopo essere arrivato fino in fondo, la sorpresa di scoprirti affezionato al tuo personaggio, la tensione e il soffocante senso di panico. I giochi sono molto più che un semplice prodotto degli sviluppatori e per questo il supporto di appassionati come te ci è indispensabile per realizzare giochi di qualità. Ecco perché ci soddisfa moltissimo quando qualcuno apprezza un nostro gioco così come hai fatto tu. A nome dell'intero staff, consentimi di perciò ringraziarti e di congratularmi per l'ottimo lavoro svolto. Ancora una volta, grazie per aver giocato. Shinji Mikami, responsabile del team di sviluppo. Nel New Game Plus di Resident Evil 1 Remake c'è un easter egg nel laboratorio informatico. Inserendo la password del gioco originale Mole per aprire la porta del B2F, si sente la voce di Tofu, il personaggio segreto giocabile introdotto in Resident Evil 2 come scherzo dal team e originariamente usato per testare le collisioni. Nel 2002 Resident Evil del 1996 ha vinto il Guinness World Record per il peggior dialogo nei videogiochi mai creato. Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Avete mai notato che in Resident Evil 1 Remake il cielo varia in base al finale? Sarà di colore scuro in caso di bad ending, mentre con il good ending vedremo il tipico tramonto luminoso che caratterizza la serie nella sezione finale. Nella versione GameCube di Resident Evil 1 Remake esiste un glitch per avere il lanciagranate infinito, valido solo con Jill, l'unica a poter usare l'arma. Bisogna equipaggiare il lanciagranate nel primo slot, quello in alto a sinistra, e aprire la cassa oggetti. Selezionando un tipo di granata diverso da quello caricato nel lanciagranate e cercando di spostarla nell'inventario di Jill, invece di scambiare gli oggetti, il gioco scambia le munizioni. Potete ora avere tutte le munizioni lanciagranate che desiderate. Nel remake di Resident Evil c'è una lapide con questa scritta in greco. Traslitterato si legge Capcom, riferendosi ovviamente a Capcom. Se zoomate al fondo dell'erbicida si può leggere chiaramente la frase Code Veronica mo Yoroshkne, che tradotta in modo letterale significa "per favore prenditi cura di Code Veronica". Forse un messaggio subliminale nel farci giocare anche Resident Evil Code Veronica. E infine, lo sapevi che Resident Evil Rebirth non esiste? Io ho sempre chiamato così il remake del 2002, convintissima fosse ufficiale. In realtà, se lo cercate su Google, trovate il gioco giusto, ma quel sottotitolo non compare né su Wikipedia né sulle fonti ufficiali. Pare infatti che Rebirth si sia diffuso dalla rivista francese Joypad, che usò in copertina il titolo Biohazard Rebirth, e da lì il soprannome ha iniziato a circolare anche da noi in Italia e nei paesi vicini.
In Resident Evil 1.5, la versione scartata di Resident Evil 2, erano presenti dei bagni. Questi poi sono stati completamente rimossi nella versione finale del gioco. Dove andavano quindi a fare i loro bisogni all'interno dell'RPD? Mistero. È possibile trovare la versione zombie di Brad Vickers in Resident Evil 2. Il giocatore deve selezionare la difficoltà normale o superiore e raggiungere la stazione di polizia di Raccoon City senza raccogliere oggetti o armi nello scenario Leona o Clara. Una volta sconfitto si ottiene la chiave speciale che ti permette di cambiare il costume del personaggio nella save room con la camera oscura. Questa foto segreta di Rebecca Chambers si ottiene interagendo 50 volte con la scrivania di Albert Wesker nell'ufficio STARS. La stessa foto è presente anche nel remake, ma per ottenerla il procedimento è leggermente diverso. Bisogna trovare prima il rullino segreto nelle fogne, con su scritto Hiding Places, nascondigli, svilupparlo e infine interagire con la scrivania di Wesker. Con la prima interazione otterremo la scatola di legno contenente un potenziamento arma, ma dando meglio un'occhiata e interagendo una seconda volta con la scrivania entreremo in possesso del nuovo rullino. Se sviluppato nella camera oscura, ecco a voi la versione HD di Rebecca. Lo sapevi che Resident Evil 2 ha una versione anche per la console Game.com? E sapevi anche che avremmo potuto avere una versione di questo gioco pure sul Game Boy Advance? Se ti interessa, sul canale di Pixel Kiwi trovi un video approfondimento. Hai mai dato invece un'occhiata a questa area segreta davanti l'RPD? Sapevi invece che il Resident Evil preferito di Menma è il 2 originale? Su questo camion nel parcheggio è presente un errore ortografico nella scritta Emergency Dial 911, che è scritto Emergency Dial. Sulla rivista EGM2 dell'aprile 1998, una pagina descriveva nei minimi dettagli come sbloccare Akuma di Street Fighter come personaggio segreto in Resident Evil 2. La procedura era parecchio impegnativa. Completare gli scenari Leon A, Claire B e Claire A, Leon B, ottenendo il grado A in ogni run per 6 volte di fila, usando solo pistola e coltello. Alla settima partita, arrivati al computer della stazione di polizia, bisognava digitare Akuma, invece del solito guest, tutto per trasformarsi nel demone di Street Fighter, capace persino di lanciare palle di fuoco contro gli zombie. Molti giocatori ci provarono davvero, ma il codice ovviamente non funzionava. L'articolo era infatti uno scherzo del 1° aprile, diventato una delle leggende urbane più famose della storia dei videogiochi. Collegandoci sempre a Street Fighter, all'inizio sia del remake che dell'originale, se guardiamo per la prima via di Raccoon City possiamo notare un'insegna con scritto Arukas, che se letto al contrario forma il nome Sakura, anche lei facente parte della saga del picchiaduro. Avete mai notato questa zombie? Compare in Resident Evil 2, Darkside Chronicles, Operation Raccoon City, Resident Evil 2 Remake, Resistance e Resident Evil 3 Remake. I fan la chiamano tutti Misty, perché il suo abbigliamento ricorda quello del celebre personaggio di Pokémon. C'è anche una teoria tra i fan che la considera la sorella perduta di Rebecca Chambers trasformata in zombie. Ovviamente non è niente di ufficiale, ma davvero interessante. In Red 2 originale è inoltre possibile sparare alla telecamera producendo un simpatico effetto schermo rotto. Nella versione Nintendo 64 di Resident Evil 2 esistono contenuti esclusivi chiamati EX Files, ben 16 documenti aggiuntivi che approfondiscono retroscena e dettagli nascosti della saga. Uno dei più inquietanti è un annuncio di lavoro dell'Umbrella Corporation, dove l'azienda afferma di cercare persone sane, motivate e single di qualsiasi etnia, ma anche religione o sesso. In poche parole, sono alla ricerca di cavie per i loro esperimenti. Tra i file più importanti c'è anche il rapporto sul virus madre, che racconta la scoperta del virus progenitore da parte di Oswald E. Spencer e la nascita dell'Umbrella, un tassello fondamentale per comprendere le origini dell'intera saga. Sicuramente questo Mother Virus vi è più familiare con il nome di virus progenitore. Hai mai notato la differenza di posizione nelle barricate dell'RPD in Re 3 e Re 2? Quando Jill visita la stazione il 28 settembre, un tavolo blocca la porta per tenere fuori gli zombie. In Resident Evil 2 il tavolo viene spostato alle finestre, poiché una nuova minaccia si presentò proprio da lì, i leaker. All'inizio di Resident Evil 2 Remake potreste notare un piccolo omaggio alla data di lancio dell'originale Resident Evil 2. Prima di entrare nella stazione di servizio di Raccoon City, all'esterno dell'edificio, troverete sulla porta d'ingresso un annuncio di lavoro intitolato Staff Wanted, con un numero di telefono riportato al suo interno. 1998-0129. Si tratta appunto della data di uscita giapponese del gioco originale su PlayStation 1, avvenuta il 29 gennaio 1998. Sempre in quell'anno Capcom lavorò al primissimo picchiaduro delle bizzarre avventure di JoJo, uscito sempre su PlayStation 1.
Lavorandoci in parallelo al secondo capitolo di Biohazard, decisero di inserire questo piccolo inside joke in un punto bello a vista, tanto da passare inosservato. Al primo incontro con Marvin nello scenario A del gioco originale, possiamo leggere la targhetta Jojo proprio su uno degli armadietti dell'ufficio. Se torniamo però nel remake, nello stesso ufficio troveremo il medesimo armadietto, leggermente spostato. Lo sai che questi due cani non sono lo stesso nemico? I Cerberus sono quelli che incontriamo, ad esempio, nella Villa Spencer. Si tratta di cani infettati volontariamente con il virus T e quindi modificati in laboratorio dall'Umbrella Corporation. I cani che vediamo per esempio in Resident Evil 2 non sono Cerberus, ma Zombie Dog. Questi non sono stati infettati intenzionalmente da ricercatori, bensì trasformati in seguito al contagio. La differenza si nota anche nel comportamento. Gli zombie dog attaccano immediatamente, probabilmente perché molti erano randagi. I Cerberus invece risultano più docili all'inizio e prima di aggredire bisogna avvicinarsi parecchio. Prima di entrare nel ristorante con Jill in Resident Evil 3 originale, sulla sinistra è notabile un poster di Biohazard 4, spoiler ovviamente del futuro titolo numerico della serie. Sempre nel titolo originale, dopo che Jill viene infettata dal Nemesis alla torre dell'orologio, sviene e ha bisogno del vaccino che Carlos deve recuperare all'ospedale. Se controllando Carlos mentre inseguito dal Nemesis si torna alla safe room dove si trova Jill infetta, il Tyrant progettato per eliminare i membri della STARS ignorerà Carlos e inizierà a sfondare la porta per raggiungerla. Se non intervenite, il Nemesis ucciderà Jill mostrando un'animazione di morte esclusiva per il personaggio. Una volta raggiunta la fabbrica, dopo la sezione con Nikolai sull'elicottero, è possibile ascoltare un messaggio radio segreto di Barry. Per attivarlo bisogna scegliere di negoziare con Nikolai, poi uscire e rientrare nella stessa stanza. In questo modo si sblocca la cutscene con questo messaggio radio di Barry. Jill! This is over. I've come to retrieve Jill. I can see there's no time left to bring her back. This is the STARS. Please come in, Jill. Here, are you there to come? Come in. In Resident Evil 3 Remake, se si guarda per un po' la TV nella stanza di Jill, si può intravedere il Nemesis. Uscendo dal negozio di Kendo, vi imbatterete in un'auto della polizia da cui potete sentire Kevin, l'agente di polizia dello spin-off Outbreak, inviare un messaggio via radio chiedendo aiuto. Centrale, qui è l'unità 153. Sono bloccato assieme a 3 civili nel North Garden. Lato ovest, nelle cucine della mensa. Abbiamo un ferito che non può muoversi. Rispondete. In sostanza, sta descrivendo il primo livello di Outbreak, dove è intrappolato con altri 3 civili, uno dei quali non riesce a camminare. È presente anche un altro riferimento alla serie di Outbreak. Un volantino vicino al Kendo Gun Shop in Resident Evil 3 Remake fa riferimento a un personaggio dello spin-off con una pubblicità per i servizi di Al Lester. Al Lester è l'anziano che appare nello scenario flashback di Alyssa Ashcroft di Outbreak File 2. Ultimo riferimento ad Outbreak lo troviamo su questa vetrina. Gli Umbrella Noodles sono un oggetto speciale collezionabile nella serie spin-off di Outbreak. Nel remake sono presenti numerosi poster easter egg che rimandano ad altri media, ma uno in particolare è degno di nota. Un poster fittizio intitolato Disaster. La grafica ricorda in modo sorprendente un poster di Resident Evil 6. Stessa illuminazione, combinazione di colori simile, pose del protagonista e mano sinistro in ombra in primo piano. Potrebbe essere questo il modo ironico di Capcom di ammettere che Resident Evil 6 è stato appunto un disastro? Lo sai che puoi mettere un mi piace ed iscriverti se il video ti sta piacendo? E non dimenticare i punti hype! Hai mai notato questo topolino in Resident Evil Code Veronica? È un personaggio minore che compare come spettatore in diverse cutscene del gioco. Dopo aver completato il gioco si sblocca la Battle Mode e portandolo a termine è possibile leggere il diario di D.E.J. Il diario racconta vari eventi chiave della storia osservati da un misterioso testimone. Prestando attenzione alle cutscene diventa chiaro che D.E.J. è in realtà il topolino. D.E.J. appare nel gioco nell'accampamento militare. Poco prima del primo incontro con un Bandersnatch, Alfred chiude una saracinesca per bloccare Claire. D.E.J. viene visto correre sotto di essa prima che si chiude del tutto. Incontro con Wesker. Dopo che Wesker getta a terra Claire e riceve un messaggio, D.E.J. è visibile dietro un grande vaso. Battaglia con il Tyrant sull'aereo. D.E.J. si trova sullo scaffale più alto vicino alla porta visibile al giocatore. Base Antartica. È nascosto in un armadietto e salta fuori quando Claire lo apre. Nella cella.
D.J. osserva da dietro le sbarre della cella. L'ultima apparizione avviene nei pressi del sottomarino di fuga di Wesker. Mentre parla del recupero di Steve, l'inquadratura mostra il ponte del sottomarino e D.J. che corre via, prima di tornare su Wesker. Per togliervi il dubbio, tranquilli, il topolino fugge sano e salvo dalla base in Antartica. Sempre nella Battle Mode è possibile sbloccare questo costume per Claire Redfield. Se lo si indossa durante l'esplorazione della base antartica, Claire attiva una simpatica animazione che mostra chiaramente quanto stia soffrendo il freddo con un abbigliamento decisamente poco adatto alle basse temperature. Ti sei mai chiesto a cosa servissero queste munizioni verdi del lanciagranate? Sono presenti solo in Resident Evil Code Veronica e, come suggerisce il nome, sono munizioni anti-armi biologiche. Una volta sparate, rilasciano un gas verde che riempie la stanza. Può sembrare inutile, ma in realtà dimezza la vita di tutte le BOW presenti. Essendo solo 3 in tutto il gioco, il modo migliore per sfruttarle è contro il problematico Tyrant sull'aereo. Se ti trovi vicino a una sporgenza, come questo ponte, è possibile respingere nemici buttandoli giù. Farò attenzione al linguaggio per questo punto, giusto per evitare problemi con YouTube. Il concept iniziale di Resident Evil Code Veronica aveva forti riferimenti espliciti ad un immaginario storico tedesco legato alla Seconda Guerra Mondiale, poi in gran parte attenuato durante lo sviluppo. Le origini della famiglia Ashford e dell'Umbrella sembrano infatti essere state concepite come legate a un'elite scientifica tedesca di quel periodo storico. Nonostante la censura, alcuni indizi visivi sono rimasti nella versione finale del gioco. Un esempio è l'aquila imperiale tedesca, il Reichsadler, visibile in una cutscene. L'aquila orientata verso sinistra è storicamente legata all'iconografia del partito nazista. Anche lo stemma degli Ashford richiama colori e simbologie molto vicine a quelle della Germania di quell'epoca. In origine Alfred e Alexia dovevano chiamarsi Hilbert e Hilda Kruger, membri di una potente famiglia aristocratica tedesca ispirata a dinastie industriali reali. Nonostante le modifiche rispetto allo sviluppo originale, sono rimasti presenti ancora numerosi elementi del gioco che riflettono chiaramente questo background, come armi e veicoli di design tedesco come l'alabarda, le Luger e il carro armato Tiger, un castello ispirato a Neuschwanstein e una prigione dal design che richiama strutture dei campi di concentramento, con forni crematori e una camera a gas. Anche il dottore mini-boss sembra essere ispirato alla figura del sadico Mengele. Quanti di voi hanno dovuto ricominciare il gioco da capo dopo essere arrivati senza cure e munizioni in questa boss fight sull'aereo? Beh, lo sapete che potete completare la boss fight senza prendere alcun danno e senza usare alcuna munizione? Ecco come. Se volete un aiuto extra, esiste un glitch all'inizio del gioco per ottenere erba infinita. Ecco come fare. Assicuratevi di avere il manuale ancora nell'inventario ed equipaggiate la pistola, controllando che l'erba verde sia posizionata nel quarto slot. Ora andate su File e selezionate il manuale. Uscite dalla schermata dell'inventario e sparate con la pistola. E voilà, se avete seguito tutti i passaggi correttamente, ora avrete un'erba infinita. In Resident Evil Code Veronica puoi impugnare 2 armi in contemporanea, una per mano, e sparare a 2 nemici diversi, l'unico gioco della serie con un vero dual wielding. Quando Steve rimane intrappolato nella camera a gas dopo aver preso le Luger, la cutscene cambia in base al tempo impiegato per salvarlo. Intervenendo entro 1 minuto e 8 secondi uscirà senza conseguenze. Looks cool, huh? Oh, I need those. Give them to me. Tra 1 minuto e 9 secondi e 1 minuto e 39 secondi si accascerà a terra stremato. Oh, I need those. Give them to me. Mentre superando 1 minuto e 39 secondi riuscirà comunque a liberarsi, ma apparirà sfinito e quasi moribondo. What took you so long? Oh, I need those. Give them to me. Fine. Più avanti nel gioco, quando si controlla Steve, provando a tornare indietro, Claire lo prenderà scherzosamente in giro, insinuando che non sia ancora capace di cavarsela da solo.
Do you want me to take care of this for you, little boy? Sempre in questa sezione con Steve è possibile assistere a una diversa variante della cutscene finale dell'area, determinata dal numero di nemici eliminati con lui. 0, 1, 2, 3 oppure 4, 5 uccisioni. Check it out! I pulled through without a scratch. I even saved ammo for future use. Come on! I would have killed more, but I thought that you needed a workout. I've been waiting for you, milady. Well, what do you think of my work? Il coltello in questo gioco può praticamente trasformarsi in una mitraglietta. Colpendo gli zombie alle ginocchia li si può stunnare, facendoli cadere a terra e sconfiggendoli senza subire danni. Ha anche un ottimo raggio d'azione, vi consiglio di sfruttarlo tanto. E infine nel computer dell'ufficio di Alfred ci sono 2 immagini di riferimento a Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Nel 2004 Capcom lancia nel Regno Unito una campagna per Resident Evil Outbreak in cui i fan potevano infettare i telefoni degli amici con messaggi tipo "Qualcuno mi ha infettato col virus T, voglio diffondere l'infezione e vincere i premi di Resident Evil". Più persone venivano coinvolte e più alta era la possibilità di vincere premi esclusivi. Geniale, ma Sophos, l'azienda di sicurezza informatica, accusò Capcom di aver creato panico tra gli utenti che credevano fosse un vero virus per telefoni. In Resident Evil Outbreak File 1, nello scenario Hellfire, è presente l'unico esemplare di Suspended, noto anche come Regis Leaker della serie. Si tratta dell'evoluzione intermedia tra Crimson Head e Leaker. Sempre nello scenario Hellfire sono presenti 4 seed per gli oggetti speciali. Solo nel seed D è ottenibile un oggetto speciale chiamato Registro dell'Hotel, in cui viene citata Claire Redfield come ospite. Chissà quanto spesso alloggiava in questo hotel di Raccoon City. Per concludere questo capitolo, voglio segnalarvi che il bar Jack sembrerebbe essere infestato. Si parla infatti di urla provenienti da alcune stanze e di bottiglie che cadono senza alcun motivo apparente. In Resident Evil 4 originale ci sono 4 coleotteri nascosti in punti specifici del gioco. Capitolo 1.1, Capitolo 2.3, Capitolo 4.3 e Capitolo 5.3. Non esiste una spiegazione ufficiale sulla loro presenza, ma sono completamente innocui e l'unico modo per farli muovere è provare ad attaccarli, facendoli volare via. Nel capitolo 5.4, dopo la morte di Mike, usando un fucile di precisione e mirando in un punto specifico dello scenario, è possibile scorgere una figura verde. L'utente che scoprì questo easter egg per la prima volta ben 13 anni dopo l'uscita del gioco intitolò il video "Donna con giacca verde?". Osservandola meglio però la figura non sembrerebbe una donna, ma Naoki Katakai, direttore artistico di Resident Evil 4. Il glitch più celebre e amato dagli speedrunner di Resident Evil 4 originale è il Ditman Glitch, chiamato così dal nick della persona che l'ha scoperto, Ditman333. Il glitch si attiva equipaggiando il percussore, mirando e, prima che compaia il mirino laser, aprire la valigetta ed equipaggiare un'altra arma. La scelta più efficiente è la granata, che di base aumenta già la velocità di corsa di Leon del 4%. Una volta attivo, il Ditman Glitch consente a Leon di muoversi circa il 50% più velocemente. Oltre a questo, permette di sfruttare ulteriori glitch che rendono possibile saltare intere sezioni del gioco, tra cui lo scontro con i 2 giganti nell'arena di lava, l'intera sezione del carrello della miniera, e la parte iniziale dell'isola.
Nel remake è presente un omaggio a questo famoso glitch con il ciondolo percussore. Attaccando questo ciondolo alla valigetta di Leon o Ada si corre l'8% più velocemente. Nella versione GameCube di Resident Evil 4 originale, nella sezione della fattoria è possibile oltrepassare un recinto che consente di uscire dai confini della mappa. In questo punto fuori mappa si possono raccogliere diversi oggetti inutilizzati, tra cui le munizioni beta del fucile a pompa, molto simili alle classiche munizioni fucile dei Resident Evil precedenti. Lo sapevi che il Resident Evil preferito di Pixel Kiwi è il 4 originale? Esiste una versione di Resident Evil 4 per la console brasiliana Zibo. Il gioco pesava solo 7 MB ed era disponibile solo in digitale attraverso la Zibo Net e acquistabile con gli Z-Credit. Ad oggi è impossibile acquistarla perché il servizio è stato disconnesso nel 2011, ma funziona ancora sulle console che l'avevano scaricata. Nel titolo originale esiste una probabilità estremamente bassa di sopravvivere all'attacco mortale della motosega. Alcuni utenti sono riusciti a documentare questo evento rarissimo con prove video reali. Non esiste però alcuna consistenza nel glitch, non c'è un trigger affidabile o riproducibile. Tutto fa pensare a un residuo di una meccanica scartata dalla versione beta. A sostegno di questa ipotesi ci sono trailer del gioco originale in cui Leon viene mostrato in un'animazione diversa e più duratura rispetto a quella finale. Ad oggi l'unico metodo noto per innescare questo evento è glitchare il frame rate oltre i 60 fps. Un dettaglio curioso che dimostra come questa meccanica, seppur inutilizzata, sia rimasta nascosta nel gioco finale. Il lupo bianco che aiuta Leon durante la boss fight contro El Gigante è un chiaro riferimento a Iwi, il cane compagno di Fiona in Hunting Ground. Questo collegamento non è casuale. Hunting Ground, così come Devil May Cry, nasce infatti da una delle numerose versioni scartate di Resident Evil 4 durante il suo lungo sviluppo. Nella versione mobile di Resident Evil 4 le cutscene sono realizzate tramite immagini statiche con l'aggiunta di alcune frasi un po' comiche, come "Mi lasci tutto solo? Ora mi hai distrutto il cuore. Lo vuoi sapere? Prima ti rompo il culo. Hasta la vista, qualsiasi cosa tu sia. Eccola che se ne va di nuovo, spezzandomi il cuore". In Resident Evil 4 originale c'è una sezione nei capitoli 3-4 in cui si gioca nei panni di Ashley. Ma lo sapevate che nella versione giapponese la sezione di Ashley è giocata con la classica prospettiva a telecamera fissa? Lo sapevi che sempre nel titolo originale si possono usare le uova per rompere vetri e le assi di legno, attivare le bombe e le trappole per orsi e distruggere diversi schermi nei laboratori? A quanto pare nemmeno Louis è molto fan delle uova in Resident Evil 4 originale, perché se gliene lanciate almeno 5, ucciderà Leon nella cabina. Hey, what are you trying to kill me? Adios, Leon. Chainsaw Maniac era un gioco browser creato da Capcom per promuovere l'arrivo di Resident Evil 4 su PlayStation 2. Si trattava di un minigioco in stile Game & Watch con grafica ispirata alla Nintendo, in cui il giocatore si muoveva a destra e a sinistra per sconfiggere i Ganado con la motosega e accumulare punti. Erano inoltre previste 2 sfide. Uccidendo almeno 50 nemici si poteva vincere un controller motosega per PlayStation 2, che fortunati, mentre con almeno 75 eliminazioni si otteneva una maglietta esclusiva, e fortunati anche qua. Se volete provare l'esperienza, sappiate che potete giocarlo gratuitamente su itch.io. Nel trailer di Resident Evil 4 Remake compare una scena insolita che mostra Ashley terrorizzata mentre corre nella foresta. Questa sequenza però non è presente nel gioco finale. Lo youtuber The Campy ha scoperto l'esistenza di un capitolo 0 cancellato, pensato come prologo con Ashley Graham come protagonista. Il livello sarebbe iniziato con Ashley che cammina di notte nella foresta iniziale, dove avrebbe assistito a un rituale degli Illuminados. Dopo la scena, Ashley sarebbe fuggita verso il villaggio, senza possibilità di combattere, avrebbe visto Louis trascinato via e infine sarebbe stata catturata dai Ganados. Il capitolo era concepito come un segmento puramente narrativo, senza combattimenti, pensato per introdurre atmosfera, ambientazione e trama prima dell'ingresso in scena di Leon. Alla fine Capcom ha deciso di rimuovere completamente questo prologo dal gioco finale. Nei file di gioco però è ancora possibile estrarre e riprodurre parte della sezione scartata visibile in questo video. Il coltello che utilizza Leon in Resident Evil 4 Remake è lo stesso che gli diede Marvin in Resident Evil 2 Remake. You'll need this. I can't take him. Stop. And don't make my mistake.
In Resident Evil 5 esiste un glitch che consente di duplicare all'infinito gli oggetti nell'inventario, spesso sfruttato con l'uovo d'oro per ottenere rapidamente soldi infiniti. Questa è la procedura. Lost è il giocatore che riceve gli oggetti, mentre l'altro è quello che li duplica. Lost invita l'amico in una partita qualsiasi e una volta nella schermata inventario il secondo giocatore trasferisce tutti gli oggetti da copiare. Terminato il passaggio, il secondo giocatore esce dal gioco senza salvare, così da mantenere i propri oggetti. Lost, dopo aver ricevuto la notifica di disconnessione, conserva invece gli oggetti ricevuti e può uscire salvando per completare la duplicazione. Ora ripetete il processo e avete praticamente soldi infiniti. Il DLC Incubo senza uscita di Resident Evil 5 è un omaggio diretto al primo storico Resident Evil. Ma lo sapevi che è possibile giocare la sezione della villa interamente con la telecamera fissa? Per attivarla basta interagire 3 volte con il portale principale. Per disattivarla è sufficiente interagire nuovamente con la porta. Inoltre, sempre per rendere omaggio a Resident Evil 1, è presente l'iconico Diario del Custode, in una stanza che richiama fedelmente quella in cui si trovava il diario nel titolo originale. Questo è decisamente uno dei miei easter egg preferiti. È occupato? Chris e Sheva sono educati e bussano sempre, soprattutto quando il bagno è occupato. Vi è mai sembrato che la boss fight contro Uroboros Mkono fosse interminabile, con il boss praticamente invulnerabile anche usando l'arma più efficace contro l'Uroboros, cioè il lanciafiamme? Beh, non dipende da voi, ma dal gioco. Il lanciafiamme è infatti buggato se Resident Evil 5 è impostato a più di 60 fps. In quel caso prendete semplicemente un lanciarazzi e il gioco è fatto. Resident Evil 6 è uno dei capitoli più divertenti della saga da giocare in cooperativa. Lo sapevate che arrivando al porco giochi nella campagna di Chris e Pierce e successivamente anche con Ada è possibile attivare animazioni esclusive interagendo con il panda a dondolo e con lo scivolo? Mi fa particolarmente ridere Chris sulla giostrina, senza nemmeno dirvelo, ovviamente è diventato un meme. Resident Evil 6 è l'ultimo Resident Evil in cui viene annunciato il titolo del gioco all'avvio. Resident Evil 6. E a me manca davvero tanto questa cosa. Nella demo First Hour di Resident Evil 7 appare esclusivamente una ragazza fantasma in 7 luoghi diversi, sparendo non appena viene notata. La sua comparsa sembra casuale. Ecco i luoghi in cui è possibile vederla. Nel bosco sulla sinistra, vista mentre si cammina sul portico della casa all'inizio del segmento. Dopo essere entrati nella casa, giratevi per vedere la ragazza fantasma osservarvi a testa in giù. Fuori dalla finestra del lavello della cucina, nell'angolo in basso a destra della finestra. Subito dopo la scomparsa di Andre, sopra la porta che conduce al corridoio. In piedi sulle scale dopo la scomparsa di Andre. Nella stanza sotto le scale. E infine in cima alla scala quando si scende in cantina. Nella demo sembra essere stata inserita solo per incutere paure nel giocatore, molto simile alla demo di PT. Tra i contenuti tagliati del gioco viene citata Remy Baker, che inizialmente doveva essere una delle principali antagoniste del gioco. È molto probabile che la ragazza della demo sia questo modello scartato. In Resident Evil 7 il giornale Dalvey Daily riporta un articolo scritto da Alyssa Ashcroft, uno dei personaggi principali di Resident Evil Outbreak, oggi nota soprattutto come madre di Grace Ashcroft, protagonista di Resident Evil 9. Questa è la prima volta dopo 14 anni che Alyssa viene ricitata nella serie. Nel salone principale è possibile interagire con un libro intitolato I segreti dell'abisso, scritto da Clive R. O'Brien. O'Brien era il direttore della BSAA in Resident Evil Revelation. Al termine di questo gioco viene infatti rivelato che si è dimesso per dedicarsi alla scrittura di romanzi polizieschi. Il volume presente nel salone Baker è proprio una sua opera. Anche il titolo è un chiaro richiamo a Revelation. Il termine abisso fa infatti riferimento al virus T-Abyss, l'agente patogeno centrale del gioco del 2012. Oh, we meet again! Sembra che il duca di Resident Evil Village conoscesse l'iconico mercante di Resident Evil 4.
In una delle sue battute pronuncia infatti la celebre frase "What are you buying?", per poi aggiungere "è solo qualcosa che diceva un mio vecchio amico". What are you buying? Just something an old friend of mine used to say. Ethan Winters porta con sé una foto di Mia e Rose. Dopo aver completato Casa Beneviento, dietro l'immagine compare il messaggio "Prenditi cura della nostra piccola Rose". Nella casa di Ethan si trovano 2 libri easter egg legati alla serie. Il primo, Heavy Weapons Guide, è di Joseph Kendo, fratello di Robert Kendo, mentre il secondo, A Historical Overview of Eastern Castle Architecture, è di George Trevor, lo stesso progettista della Villa Spencer. In Resident Evil Village è presente un chiaro riferimento a Dead by Daylight. Quando si entra per la prima volta nel castello Dimitrescu si può udire in lontananza un urlo molto familiare. Si tratta proprio di quello di Meg Thomas, una delle sopravvissute di Dead by Daylight. Un easter egg probabilmente inserito per la collaborazione ufficiale tra Dead by Daylight e Resident Evil. Dal Duca è possibile acquistare un'impugnatura per la pistola M1911 che presenta sul lato l'incisione di un'esca da pesca a forma di ape, la stessa usata per l'enigma dell'acquario di Resident Evil 1 Remake. Resident Evil 0 è uno dei capitoli più tediosi della serie. Se avete bisogno di un piccolo aiuto, potete evitare il primo boss lasciando cadere un oggetto in un punto preciso e raccogliendolo prima di essere colpiti. In questo modo attraverserete il nemico e potrete proseguire come se nulla fosse. Le prime versioni di Resident Evil Revelation 1 per 3DS presentavano un errore di stampa sul titolo della copertina. Umbrella Corps è il peggior Resident Evil mai creato, vi prego non giocatelo assolutamente. Non doversi arrendere, ma sto gioco fa schifo. Questi esperimenti sono stati pensati per scattare coloro che non ci servono, molto probabilmente moriranno durante l'addestramento. Beh, Cabietta, tu di che gruppo fai parte? Di quelli che quittano. Voglio far parte di questo. Ci sono in totale 3 mercanti fisici nella serie di Resident Evil. Il mercante di Resident Evil 4, il duca di Resident Evil Village ed infine il poco conosciuto mercante del gioco mobile Resident Evil Degeneration. In Resident Evil Gun Survivor nella zona arcade c'è un poster di Dino Crisis. Resident Evil The Dame è l'unico Resident Evil della serie ad avere una camera ibrida, con prima persona per il combattimento e terza persona per l'esplorazione. La maggior parte dei titoli della saga presenta un iconico pianoforte, spesso legato a un enigma, e i personaggi della serie di Resident Evil in grado di suonarlo sono Jill Valentine, Billy Cohen, Rebecca Chambers, Cindy Lennox, Jake Muller, Alex Wesker, Ethan Winters e Sherry Birkin. Resident Evil Revelation 1 ha un fantastico richiamo a Resident Evil 1 quando Jill incontra il primo nemico. Dentro una grata estrae una pistola, ancora attaccata a una mano mozzata. È un'inquadratura a riferimento al momento in cui Joseph Frost trova la mano di Edward che stringe ancora la sua beretta nella intro live action di Resident Evil 1. Resident Evil Deadly Silence è una piccola chicca uscita per il 10° anniversario della saga. Lo sapete che potete triggerare delle animazioni, diciamo, particolari toccando con lo stick determinate parti del corpo di Jill e Chris? In Resident Evil 9 tornano i collezionabili Mr. Raccoon, ma con una differenza. Non hanno il classico colore arancione visto in Resident Evil 2 Remake, bensì una colorazione grigia. Un design che richiama direttamente il Mr. Raccoon di Resident Evil Outbreak. La targa della Porsche di Leon riporta i numeri dei capitoli in cui il personaggio compare, 2, 4, 6 e 9. Curiosamente, l'auto che rischia di investirlo mostra invece una targa con i numeri dei capitoli in cui Leon non è presente. In Giappone è stato pubblicato un breve video promozionale frutto della collaborazione tra Resident Evil Requiem e gli Umbrella Noodles. Come menzionato in precedenza nel video, gli Umbrella Noodles sono un oggetto speciale collezionabile nello spin-off Resident Evil Outbreak. Umbrella Noodles. Nel rapporto di indagine di Grace vengono elencati i 6 famosi sopravvissuti di Raccoon City morti a causa della sindrome di Raccoon City. Tra i nomi, oltre al sindaco di Raccoon City, Michael Warren, compare anche un certo E. Wilkins. Il cognome coincide con quello di Mark Wilkins di Resident Evil Outbreak, di cui sappiamo avesse un figlio. Possibile che E. Wilkins sia proprio lui? Nella modalità classica con Grace è possibile creare gli ink ribbon usando la latta per nastro d'inchiostro vuota. Proprio questo oggetto è un collezionabile raccoglibile nello scenario Below Freezing Point in Outbreak File 2. Dopo aver scassinato un cassetto con il grimaldello per la prima volta con Grace, si ottiene l'achievement Tale madre, tale figlia. Un riferimento alla madre Alyssa Ashcroft che in Resident Evil Outbreak aveva come specialità quella di scassinare col suo set di grimaldelli.
È possibile ottenere una moneta antica segreta vincendo alla roulette nella clinica. Per riuscirci punta su uno di questi numeri, 7, 15 o 29. Per effettuare la puntata spara con la pistola su uno dei 3 numeri appena menzionati sul tavolo da gioco. Se la fortuna è della tua parte, sbloccherai una moneta antica extra. Come mostrato nei trailer, in Resident Evil 9 si torna all'RPD. Questa sezione di gioco è ricca di simpatici easter egg dedicati ai fan storici della saga. Dopo aver esplorato l'ufficio STARS, per la stazione inizierà ad aggirarsi un simpatico personaggio, Tofu. Le sue apparizioni all'esterno sono casuali, ma è possibile sorprenderlo principalmente nell'ala ovest mentre ci osserva dalle finestre e fuori dalle mura dell'RPD. Oddio! Oddio! Era Tofu! Oddio! Che paura mi ha fatto! Ma era Tofu! È persino possibile sparargli per attivare una voice line dedicata e addirittura danneggiarlo visibilmente. Oh! Oddio! Sempre nell'ufficio STARS dell'RPD è possibile raccogliere 2 foto firmate da Barry Burton, in cui afferma di aver nascosto una piccola sorpresa per gli altri membri della STARS. Trovando la chiave per aprire l'armadietto con la targhetta JoJo, all'interno del mobiletto troverai una serie di simpatici easter egg. Un poster di Street Fighter Alpha del 1995 e il gioco PS1 di Street Fighter Zero. La custode del primo Resident Evil con il relativo disco e una console che sembra essere il Sega Saturn. Infine dentro l'armadietto c'è un ulteriore riferimento a Resident Evil Outbreak File 2, con i biglietti per lo zoo di Raccoon acquistati da Barry. Lo zoo! Lo zoo di Outbreak! Lo scenario Wild Things di Outbreak File 2 è infatti ambientato proprio nello zoo di Raccoon City. Vi invito a scoprire tutti gli altri easter egg dell'RPD giocando il gioco, che merita davvero tanto. Se si cambiano gli effetti sonori nel menu scegliendo Raccoon City Classic, è possibile sentire l'annuncio del titolo di Resident Evil selezionando menu principale. Resident Evil. Hai notato che Leon perde la giacca subito dopo essere stato catturato da Gideon? Un dettaglio curiosamente simile a Resident Evil 4, dove Leon S. Kennedy perde la sua giacca dopo essere stato catturato da Bitores e i Ganados. Tutta la community di Resident Evil si è unita per completare il puzzle finale, la sfida finale segreta di Resident Evil 9. Questo enigma comprendeva leggere coordinate particolari, numeri, eccetera. Alla fine i dataminer hanno scoperto che questa è la giusta sequenza. Aspetta 15 minuti all'impianto di lavorazione della carne nel seminterrato per raccogliere il sangue di 115 infetti, come detto nel file registro del soggetto 170. Nella sequenza di smaltimento non uccidere nessuno zombie. Dopo il seminterrato vai ai bagni dell'ala ovest con Grace e tira lo sciacquone di uno dei VC esattamente 8 volte. Questo si scopriva dalla foto del cadavere nel bagno presente nel rapporto di indagine di Grace. Sulla parete destra sembra esserci infatti il numero 8. Ora prosegui normalmente con la storia. Quando arrivi al seminterrato per prendere la chiave dell'elicottero, mentre stai scappando, la bambola di Mary apparirà sulla scala. Completa ora l'intero gioco con la bambola di Mary nella cassa oggetti. Inizia una nuova partita, gioca fino a superare il seminterrato, raccogli la mano mozzata del mostro, analizzala e poi vai all'ala est. Mentre stai portando in braccio Emily e hai la bambola nell'inventario, inserisci il codice Sole Stella Luna nella macchinetta nell'ala est. Per scoprire questo codice bisogna osservare il numero sul lato del microscopio nel laboratorio di Rose Hill, G uguale 150 milioni. Il Sole si trova a 150 milioni di miglia dalla Terra. Ecco il primo codice. Nella sezione in cui si recupera la chiave dell'elicottero è esaminabile una clessidra. Se la si svuota si legge il numero U uguale 380.000. La Luna si trova a 380 km dalla Terra. La Luna è il secondo codice. Nel rapporto di analisi del sangue di Grace si legge sul fondo C uguale 4.2 LY. La stella più vicina alla Terra si trova a 4.2 anni luce di distanza. Terzo codice quindi è la stella. Curiosità extra di questo fatto. Il primo a far comparire la bambola di Mary in maniera legittima è stato Gengar Collects, uno youtuber di Pokémon. In un post su YouTube mostrava di avere la bambola e pensava fosse normale, credendo che tutti l'avessero e che non fosse nulla di speciale. Il fatto che il suo canale fosse dedicato solo a Pokémon fece dubitare molti della veridicità delle sue prove. Successivamente i dataminer confermarono che lo spawn della bambola corrispondeva esattamente a quanto aveva mostrato, dimostrando che quindi Gengar aveva ragione. Lo stesso youtuber dopo la conferma ha anche spiegato in un commento come avesse ottenuto la bambola per sbaglio. Ricordo di aver smanettato con tutti e tre i VC nella mia prima run.
Non ricordavo avessi effettivamente tirato lo sciacquone esattamente 8 volte. Nella sezione del tritacarne ho solo spinto gli zombie perché stavo cercando di risparmiare munizioni. Per i 15 minuti ho avuto un momento da gamer lento e ci ho messo un'eternità a capire che dovevo solo tirare la leva per invertire la linea. Gengar Collex è il vero eroe di questo puzzle. E per concludere il video, la password Hope da mettere nel computer per la parte finale di Resident Evil 9 è la stessa password utilizzabile nello scenario Below Freezing Point di Outbreak File 1 per attivare la piattaforma. Una curiosità decisamente interessante. Fatemi sapere quanti di questi fatti non sapevate e qual è quello che vi ha incuriosito di più. Se il video ti è piaciuto non dimenticarti di mettere un mi piace, un commento, iscrizione e punti hype per supportare questo video. Mi raccomando, seguite anche il canale di Menma che vi metto nella descrizione, lui è super preparato su Resident Evil e se amate questa saga non potete non seguire anche lui. Ringrazio tutti i miei abbonati Patreon e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!